Si tratta di un movimento artistico e architettonico. I primi sintomi di un'adesione italiana al cosiddetto movimento moderno in architettura furono avvertiti a Como intorno alla figura dei giovani Giuseppe Terragni e Pietro Lingeri. L'edificio per abitazioni Novocomum di Terragni sembrò, nonostante evidenti influenze novecentiste, il primo esempio di architettura razionalista in Italia, e il fermento suscitato dalle novità architettoniche attirarono notevoli attenzioni attorno alla città di Como, che coincisero con una serie di iniziative pubbliche come il progetto per la Casa del Fascio affidato a Terragni nel 1932 e il concorso per il piano regolatore cittadino. Si raccolsero attorno a Terragni e alla rivista Quadrante, fondata nel 1933 da Massimo Bontempi e Pier Maria Bardi, un vivace gruppo stimolato soprattutto da Alberto Sartoris e costituito, oltre che da Terragni e Lingeri, dagli architetti Cesare Cattaneo, Ico Parisi e Luigi Zuccoli, e da artisti quali Manlio Ro, Mario Radice, Carla Badiali, Carla Prina e Aldo Galli. Sviluppatasi tra la metà degli anni 20 e i primi anni 40, la stagione del razionalismo comasco si può considerare chiusa nel 1943 con la morte di Terragni, sua figura carismatica, e di Cattaneo. Questo movimento si sviluppò a Como, ma ebbe risonanza anche a Milano e in Italia in generale. Se sul versante architettonico il movimento realizzò alcuni importanti progetti modernisti, su quello pittorico ebbe un ruolo determinante nelle vicende dell'astrattismo riferibile all'ambiente milanese del Milione. Nel 1938, anno cruciale nella cultura dell'Italia fascista, vari esponenti del movimento contribuirono alla fondazione della rivista Valori Primordiali, diretta da Franco Ciliberti. L'intento di coniugare trasfigurazione mitica e astrazione, unito all'appartenenza fascista di alcuni membri e ai recenti lavori per la Casa del Fascio, permise di preservare l'arte modernista italiana dalle repressioni successive alla mostra dell'arte degenerata da Monaco e alle leggi razziali. A tale proposito furono rafforzati i contatti con Marinetti, persona ben vista dal regime. Como era stata infatti la città di Antonio Sant'Elia, e proprio nel nome del compianto architetto fu sancito il legame tra razionalismo e futurismo, con la fondazione del gruppo Primordiali Futuristi Sant'Elia e la stesura nel 1941 di una serie di manifesti. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!